Salve a tutti e bentornati su All Time Watch. Dopo avervi mostrato il primo Pobeda prodotto e quello che detiene il primato di primo orologio nello spazio, oggi voglio parlarvi ancora dei Pobeda, mostrandovi un esemplare che descrive al meglio ciò che realmente ha rappresentato questa linea di segnatempo nell'intero panorama orologero russo. Intanto specifichiamo che la scritta Pobeda sta a indicare appunto una linea, una tipologia di orologi, la più longeva nella produzione dei segnatempo sovietici. Partita nel 1945, è rimasta in produzione per oltre 58 anni, fino al 2004. I Pobeda sono stati prodotti da ben 6 diverse fabbriche orologere russe, in una infinita varietà di modelli. Lo spirito produttivo socialista dell'Unione Sovietica si basava su una produzione di massa, volta a creare degli oggetti che fossero economicamente accessibili a tutti, e i Pobeda furono concepiti proprio in funzione di tale obiettivo. Rinunciando a finiture ricercate e all'utilizzo di materiali di pregio, si puntò piuttosto a creare un orologio affidabile con una meccanica robusta e di facile manutenzione, fatto per durare nel tempo, ma che avesse dei costi di produzione contenuti. Il calibro che fu scelto per animare questa tipologia di orologi si basava su un vecchio movimento della LIP, una casa orologera francese, della quale furono acquisite non solo le apparecchiature produttive, ma anche la professionalità di svariati tecnici e ingegneri meccanici che affiancarono e istruirono gli operai nelle fabbriche sovietiche per i primi anni di produzione. Il calibro R26 della LIP, considerato affidabile e di semplice manutenzione, fu modificato e aggiornato e si creò il 26K, destinato ad essere la base di quasi tutta la futura produzione orologiera russa. L'esemplare che vi mostro oggi è un Pobeda anni 60 prodotto dalla fabbrica ZIM di Samara. Un orologio che esprime il suo fascino proprio per la sua semplicità e per gli evidenti segni del tempo che contribuiscono ad esaltarne il sapore vintage tanto apprezzato da noi collezionisti. Un quadrante bianco virato in modo spettacolare, che ci appare oggi come un'antica pergamena, con gli indici stampati in numerazione araba in un elegante stile Art Déco, l'indicatore dei secondi auresei, le sfere Dufenni in metallo brunito che ci regalano dei meravigliosi riflessi blu. Caratteristiche che fanno di questo semplice orologio un perfetto custode del tempo. Il tempo che ci indica con sorprendente precisione nonostante i suoi anni, e il tempo trascorso che ci mostra gli effetti dei suoi mutamenti. L'indicazione sul margine inferiore del dial in caratteri latini Made in USSR ci rivela che questo esemplare era destinato al mercato estero. La cassa, in ottone cromato, ha una forma squadrata, con una pregevole lavorazione a righe verticali nella parte frontale, che va poi a raccordarsi lungo i margini in sezioni lucide inclinate. Il diametro cassa, esclusa la corona, è di 34 mm, con un lag to lag di 38. Lo spessore è di 11 mm e le anse sono da 16. Il vetro è un plexi e il fondello inox liscio, lucido e senza incisioni è a pressione. Il calibro è il 2602 con 15 rubini, con 18.000 alternanze ora e 32 ore di riserva di carica. E in questo modello non è presente nemmeno il sistema di protezione anti-shock. Come vi dicevo, non presenta alcuna finitura e ci appare grezzo ed essenziale. Le uniche indicazioni che troviamo su di esso sono il numero di serie dell'esemplare e la scritta SU ZIM 2602 sotto il bilanciere. L'effetto al polso di questo segnatempo risulta elegante dal chiaro gusto retro. Un aspetto che continua a essere apprezzato anche dai più giovani collezionisti che in un'era tecnologica e moderna riescono a riconoscere l'innegabile fascino di un oggetto che racconta di un tempo che fu. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, vi ricordo di iscrivervi al canale se apprezzate i miei video e vi do appuntamento a martedì prossimo con un altro orologio interessante della mia collezione.
Ciao a tutti.